Ciao a tutti amici di WeDrive, oggi invece del nostro caro Peppe ci sono io, sono venuto fino a Como, parliamone fino a Como, da Milano è pochissima strada, per mostrarvi diverse novità a due ruote, quindi oggi parliamo di WeRide, non di WeDrive, perché siamo stati invitati in una presentazione da KL e Mondial. In questo video nello specifico vi mostrerò due importanti novità proposte da KL nell'ambito urban. La prima novità che vi voglio mostrare è il KL Brera X, che non è propriamente nuovo in quanto a modello, infatti conoscevamo già il 300 di cilindrata, quanto appunto per la nuova cilindrata lanciata stiamo parlando del nuovo KL Brera X 125, questo scooter che va ad unire in un connubio due prerogative, quella dell'adventure e quella urban, insomma. Qui troviamo appunto uno scooter adventure e urban che, se vogliamo, può essere destinato ad un mercato e ad una clientela di sedicenni, in quanto appunto declinato in una variante 125. Racchiude quindi il comfort di quello che è uno scooter cittadino, con le prestazioni, le dotazioni e, se vogliamo, anche un po' di capacità necessarie per quelli che possono essere dei trasferimenti più lunghi. Tra l'altro vi ricordo la differenza tra le due declinazioni, infatti il 300cc ha 18,5 cavalli, mentre questo Brera X 125 ne ha 11 ed è l'unico appunto che si propone ai sedicenni, disponibile in tre colorazioni. Questa qui di lancio oggi nero opaco, ma c'è anche grigia con fregi e cerchi in verde fluo, o anche in combinazione grigio e rosso. Parliamo un po' del suo motore prima di soffermarci per un po' sull'estetica e sulle sue caratteristiche di primo contatto. Come detto, un 125 monocilindrico 4 tempi che sviluppa 7,2 kW a 8000 giri al minuto con 10,5 Nm di coppia a 6000 giri al minuto. La trasmissione è automatica CVT, mentre il suo serbatoio ha una capacità di 13,5 litri. Tra l'altro, tra i sistemi interessanti di questo KL Brera X 125 c'è anche lo start and stop, che quindi permette di spegnere il motore in fase di stop al semaforo e di riaccenderlo semplicemente girando la manopola del gas. A livello di ciclistica soffermiamoci un po' su queste sue caratteristiche tecniche. Abbiamo all'anteriore una forcella dal diametro di 35 mm, freno anteriore con una pinza radiale e 4 pistoncini, ABS, disco da 240 mm e le sue scarpe, la sua scarpa anteriore, chiamiamola così, abbiamo un 110-70 con un cerchio da 13 pollici, anche qui in nero opaco. Focalizzandoci invece sul posteriore, adesso abbiamo un doppio ammortizzatore Kayaba con, per quanto riguarda il comparto frenante, una pinza flottante ad un pistone ABS con un disco da 215 mm e gomma 130-70 su cerchio sempre da 13 pollici. Parlando un po' di quelle che sono le sue caratteristiche più che altro di marcia, abbiamo una sella con un'altezza da terra di 805 mm, una massa in ordine di marcia di 152 kg. È omologato per due persone. Vi faccio vedere un attimo anche la sua strumentazione, per quanto siamo al sole, ma penso, essendo un po' opaca, penso di farvela vedere comunque. Giriamo quindi la manopola per farvi vedere la strumentazione 100% digitale. In questo momento flickera, ma è la mia telecamera, non temete. Andiamo ad aprire anche in questo modo il vano sottosella, dove ci entra tranquillamente un casco integrale. Bisogna un attimo giocarci, però abbiamo la conformazione tonda all'interno, quindi possiamo un attimo, giocando e mettendolo capovolto, riporre qui sotto un casco integrale. Con questo KL Brera X 125 che arriverà nelle concessionarie da settembre con un prezzo di 3.650 euro. Ma adesso è arrivato il momento di mostrarvi quella che è la vera novità inedita proposta da KL in questa giornata. Piccolo switch, ho cambiato posizione agli scooter ovviamente per mostrarvi la vera novità, l'inedito scooter 125, il Gem appunto 125. Vi faccio vedere prima di tutto la sua estetica, una delle caratteristiche, se vogliamo, abbastanza neoclassiche, nel senso che ha delle proporzioni e soprattutto dei tagli piuttosto moderni. Guardate un po' come sono levigate le superfici per quanto riguarda il parafango, per quanto riguarda lo scudo anteriore e per quanto riguarda anche il taglio a forma appunto di scudo del comparto di fanaleria
completamente LED anteriore, abbiamo una V tratteggiata, il comparto centrale e ovviamente gli indicatori di direzione sulle parti laterali dello scudo accanto al nome Gemma. Per questo 125, questo scooter marcatamente urban, ovviamente a differenza del Brera X, che contrariamente al nome secondo noi si propone come un mezzo destinato indifferentemente al mercato, anzi alla clientela maschile e femminile, per quanto nella presentazione che ci hanno mostrato in conferenza stampa era dedicato prevalentemente al pubblico femminile, per appunto secondo me può essere definito tranquillamente uno scooter unisex. Mi piace molto il taglio del parabrezza, questo piccolo parabrezza brunito che anche qui riprende questi tagli abbastanza aggressivi, queste linee piuttosto moderne. Spostandoci nella parte laterale possiamo notare ovviamente sui pannelli laterali sempre il lettering in corsivo cromato, effetto carbon look per quanto riguarda la cover dello scarico, e anche nel posteriore fanelleria con luce di posizione ovale, indicatore di direzione molto verticale ed L rovesciata, con questa che è una delle due colorazioni, perché siamo al sole ma penso si capisca che è comunque un celestino in combinato con una sella e un dettaglio nella parte delle ginocchia in bordeaux, in rosso scuro. C'è anche una declinazione in grigio. Abbiamo KL Aric, che sarebbe appunto il brand e il produttore di questo mezzo, di questo 125. A schermo vi lascio tutti quanti i suoi dettagli a livello di ciclistica, a livello di motore. Vi faccio notare tra l'altro la combinazione dei cerchi verniciati in bianco a contrasto con questa piccola finitura diamantata sui raggi, a contrasto con appunto i pannelli verniciati in azzurro. E prima di mostrarvi il vano sottosella voglio un attimo sedermi a bordo per farvi vedere, anche qui siamo un po' al sole ma comunque la finitura degli schermi anche qui è opaca, e quindi secondo me lo rende molto ben leggibile anche sotto la luce diretta. Vi faccio vedere che ore sono, giudicate voi, ora di pranzo con il sole praticamente dritto sulla mia testa, sono le 2:20 del pomeriggio, ma la strumentazione è chiarissima. Abbiamo quindi nella parte bassa in nero le varie spie che per fortuna sono spente attualmente, in alto abbiamo negli angoli data e ora, al centro il tachimetro e nella parte bassa dell'elemento circolare l'indicatore della benzina, l'odometro, il trip e anche il simbolo del Bluetooth, perché tra l'altro tra le altre caratteristiche l'accensione avviene tramite una chiave che in questo momento si trova nel cassettino che vi voglio mostrare, cioè non il cassettino, sia ben chiaro, il cassettino è interessante ma voglio mostrarvi la chiave. Guardate, anche qui viene ripresa una forma piuttosto aggressiva, tra l'altro in colorazione sembrerebbe bronzo, oro rosa, basterà avvicinarla e si potrà accendere tranquillamente questo Gemma. Abbiamo un gancio per i vostri zaini e le vostre borse, rimetto il Gemma 125 sul suo cavalletto laterale e voglio mostrarvi anche con questo pulsante il vano sottosella, dimensioni se vogliamo medie, accesso al serbatoio, lo richiudo, una sella che per questi pochi istanti a bordo mi è sembrata piuttosto ergonomica, ma mi riservo di lasciare al nostro Giuseppe le impressioni in marcia del comfort di questo KL Gemma 125. Queste quindi erano le novità urban che ci ha mostrato KL quest'oggi, ma i contenuti non si fermano qui, perché nel prossimo video, iscrivetevi al canale e cliccate sul campanello, vi mostreremo anche delle succose novità molto attese per quanto riguarda Mondial. Non vi preoccupate, nei prossimi video tornerà Peppe soprattutto a bordo in sella alle due ruote per la rubrica WeRide. Io vi saluto, vi ringrazio per aver visto questo video e vi chiedo di farci sapere nei commenti, scrivendoci magari cosa volete vedere nei prossimi video tema WeRide. Oltre a questo vi ricordo di seguirci anche su tutte le piattaforme social che vi possono venire in mente, anche sul nostro sito web per gli articoli e gli approfondimenti. Trovarci è semplicissimo, vi basterà cercare wedrive.tv.